Ciao amici, ben ritrovati. Sì, non sono solo, lo avete visto subito perché con me c'è un fotografo di Torino che si chiama Fabio Berti. Ciao Fabio. Ciao Stefano, ciao a tutti. Vi ho già parlato di lui e abbiamo già spiegato il perché di questa copartecipazione. Però oggi, a dir la verità, c'è una protagonista d'eccellenza, la Nikon D4S, una camera che Fabio utilizza quasi quotidianamente. Io invece ho lasciato da un po' di tempo ed è stato un vero piacere ritrovarla, ma con le domande che mi sto già ponendo e forse sono le vostre, e cioè nel 2023 vale la pena una camera come questa, una camera massiccia, pesante, ma con una qualità dei file eccezionale? Sì, però ha solo 16 megapixel, solo tra virgolette. L'altro direbbe sì, sono 16 megapixel di qualità. E poi una camera che ormai è un po' di tempo che non è più in produzione perché è cessata la produzione e commercializzazione nel 2016. Sapete che c'è una D5, una D6. E allora l'altra domanda sarà: ma vale la pena tenermi questa o fare un upgrade? Dal mio punto di vista posso dirvi che rincontrare la D4S è stato un piacere. È vero che forse c'è quel gap di tecnologia, ma certo, perché comunque forse 16 megapixel oggi sono davvero il minimo sindacale. È vero che la tenuta dell'ISO, ormai siamo abituati a 3 milioni di ISO e questi possono sembrare pochi, anche se in realtà sono molto validi, molto buoni. E poi c'è anche il discorso magari di una F, di un bilanciamento del bianco che negli ultimi tempi è diventato ancora migliore di quello solito. Fabio, perché questa macchina? Anche perché te la sei comprata, sudata, e non sono macchine che si comprano tutti i giorni. Esattamente. In realtà è stato più uno sfizio, ma perché avevo già preso la D5, ma sentivo tanti pareri sulla D4S, molto, molto positivi, e quindi è stata curiosità. Ma provandola subito ho capito il motivo per cui ci sono tante recensioni positive. Il fatto che comunque sia un solo 16 megapixel non è almeno per me non è uno svantaggio, ma per il fatto che le foto non sono destinate maggiormente a stampe su grandi dimensioni. Per cui io oltre a questo ritaglio un po' di spazio per fare un po' di fotografia sportiva, calcio di ragazzini, e quindi con questa qua sono andato proprio a nozze perché l'autofocus è impeccabile, è velocissima, è massiccia, è grossa, pesante, però dà quella solidità quando una volta si mette un 70-300, un 80-200, un 70-200. Anzi, io punterei il dito su un altro aspetto che hai detto e che io continuo a dibattere da tempo, cioè la corsa ai megapixel. Sempre rifacendoci agli ultimi modelli, addirittura alle ultime voci che parlano di 80, di 100 megapixel, quando poi la maggior parte di tutti noi fotografi di oggi produce immagini per il web, quindi in Full HD quando va bene, quando c'è lo spazio, e magari anche compresse, pensate un po', quindi i 16, i 12 andrebbero più che bene e di misura. Quello a cui ti riferisci è quello che io ho sentito adesso invece, riprendendolo in mano a distanza di quasi 10 anni, insomma, 2014, sì, e cioè è vero il bilanciamento, ma quando ci montiamo un obiettivo un pochettino anche pesante, sporgente, c'è un tutt'uno con la camera, cosa che per esempio su modelli, qui c'è per esempio, una Canon, con il battery grip non è la stessa cosa, magari è lo stesso volume, è lo stesso peso anche se vogliamo, ma non è lo stesso modo. Perché? Perché c'è una scocca unica nella macchina, una struttura che riesce a dissipare il peso tenendolo in un'impugnatura. Come per tutte le Pro di Nikon, ma anche di Canon, è il mirino, un mirino che ti immerge nella scena, cioè la stessa naturalezza la ritroviamo anche nel file. Certo, non sono collegate le due cose, perché una è analogico, il mirino, e l'altro è in digitale, però c'è una suggestione nell'inquadrare un bel mirino ampio, luminoso, e soprattutto con un vetrino che è uno specchio, che trasmette quei gradienti che altri vetrini un po' più scuri, un po' più compressi non riescono a fare, che fa venire voglia di fotografare. E per chi ama la fotografia non è un dettaglio da poco, tanto più quando la usi di notte, che c'è poca luce, di notte o comunque al chiuso, e una macchina, una camera come questa, aiuta davvero molto. La suggerirei di notte anche perché la sensibilità, nonostante sia una macchina di quasi 10 anni fa, tiene ancora molto bene gli ISO. L'autofocus è reattivo anche se non c'è tantissima luce,
e la uso anche di notte perché ha proprio, cioè, di notte non ha quel problema di aggancio su un soggetto che magari in controluce o con i laser che arrivano, Ah, ma è reattivo. e allora, 16 megapixel, una raffica da paura, un autofocus certamente all'altezza di una camera pro, anche se non dimentichiamo, è una camera che comincia ad essere abbastanza datata. Immagini pronte per essere spedite, la gioia di tutti noi fotografi che collaboriamo con delle redazioni che vogliono subito la foto dell'evento, però ci sono anche tanti altri limiti. 16 megapixel, oggi come oggi, non sono davvero tanti nel 2023. Un comparto video che si ferma al Full HD e poi non nascondiamo qualche problemino sulle gomme che tendono un po' a staccarsi dal corpo camera, un vizietto che poi insomma è stato risolto con gli step successivi di produzione, però insomma alla luce delle nuove fotocamere, quelle che vengono prodotte oggi, viene da domandarsi se valga la pena. E allora la domanda che ci poniamo all'inizio è proprio questa: una D4S nel 2023 vale quanto, che so, una D850, vale come una D780 per rimanere in casa Nikon? Beh, lasciatemi dire innanzitutto che per parlarvi di questa camera potreste andare tranquillamente a vedere le recensioni della D5 e della D6 e fare un downgrade per ciascuna recensione, perché sono camere professionali, sanno fare benissimo quelle cose e le fanno meglio di tutte le altre. Allora diciamolo subito, l'unico svantaggio che hanno qual è? Il peso e il prezzo. Il peso perché sono macchine ingombranti, non hanno certamente tutte quelle qualità di agilità che le più piccole si portano in dote. Non hanno il flash, quindi se vi capita di dover fotografare la cena con gli amici, il cagnolino di casa al buio eccetera, dovete montare un lampeggiante, aggiungere una buona parte di peso a qualcosa che pesa già abbastanza, per non parlare di quando si lavora con degli obiettivi lunghi, un po' sporgenti o anche corti ma che hanno il peso nella parte finale e spostano il baricentro della camera. Diventa davvero una fatica per il polso. Tenetelo presente. Non c'è stabilizzazione, il sensore non è stabilizzato, il ritaglio da 16 megapixel è davvero ridotto. Mi potrete dire dall'altra parte, beh, ma 16 megapixel o 20 megapixel per le camere più moderne come D5 e D6, ma chi se ne importa? La maggior parte dei file finisce nel web, finisce nei siti internet, nelle redazioni giornalistiche online, con delle immagini da 1500-1900 pixel se va bene, ma comunque compresse, ricompresse e ricompresse ulteriormente per stare e impegnare poco spazio. E allora, come sempre, qual è la fotocamera migliore? Quella che fa al caso vostro. E poi, per rispondere subito alla domanda, l'altra domanda, ma vale la pena per me, possessore di una D4S, che è un'ottima camera, passare a una D5? La risposta è sì, ma bisogna sempre fare i conti con le proprie disponibilità economiche. La risposta è sì, perché andatevi a vedere il video, la recensione della D5. Il salto c'è ed è un salto notevole. Certo, impugnando una D4S ci si potrebbe domandare: ma cosa devo migliorare? È una camera straordinaria, un bel mirino, una bella raffica, qualità dei file assolutamente di rilievo. Quella fa tutto meglio, ci sono più punti a croce, quindi l'autofocus lavora molto meglio, c'è una qualità nell'immagine che vuoi per un pochettino più di pixel che effettivamente si renderebbero necessari anche sulla D4S, c'è una finezza tonale, una naturalezza dei colori assolutamente migliore, lo si percepisce. Anche il mirino è migliore, è stato corretto, ingrandito di trascurabilissimo 0,80, cioè cresce di poco, però è più bello, è più grande, è più luminoso, è più moderno. La differenza invece, per esempio, potrebbe essere sui tasti, che sulla 4S, per esempio, il tasto ISO è ancora sul dorso, come per tutte le fotocamere Pro, invece nella D5 viene spostato sulla parte top, c'è il joystick, anche quello un pochettino spostato, piccole cose che nell'ergonomia di chi è abituato alla 2X, alla 3, 3S, 4, eccetera, potrebbe, ecco, cominciare, però il vantaggio c'è più dettaglio, c'è soprattutto un comparto autofocus e un comparto di sensibilità
assolutamente maggiore. Quindi viene solo da domandarsi: vale la pena comprarmela oggi o comprare qualcos'altro di un pochettino più moderno e magari meno prestazionale? Ma meno prestazionale in che senso? Eh già, perché capire l'indirizzo specifico di una fotocamera significa avvantaggiarsi in maniera assoluta. Qui abbiamo un sensore che vede nel buio e ripropone dei colori con delle relazioni fra una tinta e l'altra che nemmeno l'occhio umano riesce a vedere. C'è poco da fare, così come mi ha stupito in maniera veramente assoluta, come ogni volta che prendo in mano queste camere super, extra professionali, la qualità della tenuta agli alti ISO. 4000, 6000 ISO, persino i 10.000 sono perfettamente spendibili, ma poi anche la gamma del sensore, quindi la tenuta delle luci ma la lettura delle ombre. Ecco che cosa si acquista. Poi certamente l'autofocus, i punti a croce, ma certamente la solidità è fuori dubbio. Però questo è il nucleo portante di una camera come questa, che costa come almeno 2 se non 3 fotocamere altrettanto capaci, altrettanto brillanti, ma che si fermano quel momento prima, praticamente agli estremi della banda, della lavorabilità, delle potenzialità di una fotocamera. Le altre cominciano un po' a incespicare, queste invece vanno fin dove c'è luce, fin dove c'è il limite. Ve lo testimoniano questi ultimi 2 fotogrammi che state vedendo. Tanta qualità, però occhio a non rimanere delusi se inseguite il sogno della D4S, della macchina Pro. Perché per esempio i pixel non sono i 30.000, non sono i 40.000 e quindi poco ritaglio, mancano delle funzioni che magari sulle camere di una fascia un po' inferiore però aiutano magari, non so, il comparto video, aiutano alcune funzionalità che sono un pochettino più amichevoli. E poi certo una domanda, che quella resta sempre per tutte le Pro: abbiamo pochi pixel di estrema qualità, un processore di ultimissima generazione in grado di catturare e restituire tonalità, finezze, naturalezza, realismo, però poi la maggior parte di queste foto finiscono nel web, con la compressione che i siti applicano o al massimo sulla stampa di qualche quotidiano, perché insomma lì vanno a finire, se non su qualche rivista un po' più patinata, ma decisamente poche, relativamente parlando, finiscono in quella che è la stampa fine art. Qui per esempio mi sto divertendo un pochettino con un file a 800 ISO scattato da questa camera e come vedete lo porto su e giù a spasso, più 3, più 4, più 5 EV, per mostrarvi come si lasci trasportare, addirittura strapazzare un file come questo e come vi sia dettaglio persino nelle ombre che nel fotogramma originale apparivano ovviamente nere. Basta poi azionare un pochettino i controlli. Ora lo sto facendo in tempo reale giusto per darvi l'idea di quello che si può ottenere da un file senza andare a cercare una stampa, per esempio intervenendo sulle alte luci, sugli istogrammi e sulle curve. Insomma, si porta a casa un file che è assolutamente di primissima qualità. Capisco perché Fabio utilizza questa fotocamera per scattare al buio. Vi mostro in ultima analisi anche la qualità pixel per pixel. È vero che sono soltanto, tra virgolette, 16, ma guardate che razza di definizione, cioè sono pixel di qualità. A voi tutti amici, grazie, lascio a voi come sempre le considerazioni personali e arrivederci ai prossimi video.